Ciao a tutti ragazzi da RRS Metal Detector. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Siamo qua, stasera puntualissimi. Stasera non abbiamo fatto aspettare nessuno, giusto? Stasera siamo stati in orario, giusti. Allora aspettiamo un attimo che entri qualcheduno, intanto vi spieghiamo che cosa faremo stasera, giusto? Ecco. Allora, questa sera ragazzi vorremmo intanto farvi conoscere o farvi parlare nuovamente da un personaggio veramente una persona speciale, due persone speciali che sono Gabriella Quadri e Pierpaolo Venturi. Sono della collezione storica, sono dei ricercatori, ecco. Sì, per chi non lo sapesse, Pierpaolo Venturi e Gabriella Quadri sono due ricercatori nonché collezionisti. Sì. E hanno un discreto pacchetto storico da poter raccontare. Quindi io direi ragazzi di fare entrare direttamente Pierpaolo Venturi, che stasera ci presenterà ciao ragazzi, ciao a tutti, naturalmente siamo già a 36 persone e niente, facciamo parlare direttamente Pierpaolo, che è lì che freme, lo vediamo già sotto, che sta fremendo. Ed eccolo, grande Pier. Avete detto personaggio, ho dovuto mettermi subito. No, hai fatto benissimo. Beh, un bel pezzo comunque, ti sei presentato con un bel pezzo. Allora, come vedete ragazzi, la differenza che c'è fra noi e Pierpaolo Venturi è che noi abbiamo uno sfondo verde, invece Pierpaolo molto colorato, ha un discreto sfondo, Pier? Sì, non è un chroma key, cioè è tutto toccabile. Roba vera. Allora ciao Pier, a tutti. Che dire? Beh, intanto ringrazio perché con le vostre dirette, cioè parti subito con 30-40 persone, è spettacolare, insomma. Sì. Voi seguite quello che scrivono, che se hanno... Voi seguite quello che scrivono, che se hanno domande particolari, me le riferite. Sì. Te le riportiamo subito. Allora, collezione storica Quadri Venturi. Iniziamo con dire che non collezioni quadri. Assolutamente, perché quello è un errore che fanno in tanti quando vedono il tuo logo. Perché Quadri è la Gabriella. Quadri è il cognome della Gabriella, mia moglie, e io sono Venturi Pierpaolo, quindi collezione storica Quadri Venturi perché sono due cognomi. Infatti poi la dicitura completa è collezione storica Quadri Venturi di Quadri Gabriella e Venturi Pierpaolo. Ci siamo conosciuti quando siamo messi assieme, cioè 17 anni fa, e praticamente da subito abbiamo capito di avere una passione in comune. Tant'è vero che la prima sera che siamo usciti, la solita domanda che si fa, no? Qual è il tuo film preferito, queste cose qua, e tutti e due abbiamo risposto La Grande Guerra, quindi già si capiva. Un amore proprio subito. Si capiva come andava a finire, insomma, e da lì abbiamo iniziato a girare per seguire la storia degli alpini. Tra parentesi sappiamo che Federico ha fatto il militare, per l'appunto la leva negli alpini. Abbiamo iniziato a seguire la storia degli alpini seguendo le adunate. Una delle prime adunate che abbiamo fatto è stata quella di Asiago, e ad Asiago sposti un sasso c'è qualcosa, e musei, bello, sì. Musei dovunque ti giri c'è un museo ad Asiago, a Tresche-Conca, a Canove, ad Asiago naturalmente, a Bassano del Grappa che è subito ai piedi dell'altopiano. Naturalmente voglio ricordare, farò diverse citazioni in questa diretta, voglio ricordare nello specifico un museo che ci ha dato il là, perché ci ha spiegato tante cose, ci ha raccontato tante cose, anche il restauro, che è il museo di Rovini, che è a Tresche-Conca, dentro una scuola, quindi tutti quanti consiglio di andare a cercarlo, per l'appunto a Tresche-Conca, museo Rovini, della Prima Guerra Mondiale. Detto questo, abbiamo iniziato a girare e conoscendo per l'appunto questo collezionista e tanti altri, abbiamo iniziato a pensare ma perché andando a fare delle passeggiate trovavamo le scatolette e altre cose tirate fuori dai ricercatori. All'epoca non esisteva ancora il patentino in Veneto. E niente, praticamente abbiamo preso su queste scatolette, queste shrapnel, che sono i palini di ferro delle bombe a frammentazione e via dicendo, e li mettevamo nella classica bacheca, no? Poi da lì naturalmente è partita la passione, collezionismo, ricerca,
e abbiamo iniziato a collezionare oggetti. Questo è venuto una volta che eravamo soci degli alpini come aggregati, perché per essere soci degli alpini effettivi bisogna aver fatto l'alpino. Io ero in aeronautica, la Gabriella ancora all'epoca non si faceva, se no vi assicuro che avrebbe fatto il militare. Sì, lei sì. Assolutamente. E niente, praticamente questi alpini di Bologna, il gruppo a cui ero iscritto io, adesso sono iscritto al gruppo di Cento, ma sempre sezione bolognese romagnola è, e mi hanno detto: perché con la vostra parte di collezione avevamo già un bel po' di cose, non fate delle mostre con noi? Beh, detto fatto, 13 anni fa facemmo la prima mostra con gli alpini, organizzata nell'occasione del 4 novembre, che è la festa delle forze armate nonché dell'Unità d'Italia, e naturalmente in collaborazione con gli alpini e con l'esercito. L'esercito ha imparato a conoscersi, nello specifico il comando dell'esercito dell'Emilia Romagna, e qui voglio ringraziare, oltre agli alpini che ho già fatto della sezione bolognese romagnola, il comando dell'esercito dell'Emilia Romagna con i 3 comandanti che si sono susseguiti, che ci hanno dato un grande supporto, e da 13 anni, tutti gli anni, il 4 novembre in Piazza Maggiore, lo ricordo perché salvo problematiche assurde noi ci siamo, facciamo questa mostra dentro a un gazebo o dentro a una tenda militare che ci monta l'esercito. E da qui siamo andati avanti, perché poi la prima cosa per cui noi collezioniamo è per condividere. Assolutamente, questo è da ricordare a tutti. Questa è proprio una cosa da ricordare a tutti quanti. Ragazzi, la storia va condivisa. Sembra una parola retorica, ma però è il fulcro del nostro hobby. Cioè, il nostro hobby è quello di ricercare la storia, ma non di tenercela per noi dentro le nostre 4 mura, bensì quella di condividerla con il resto del popolo. Insomma, la storia è bella proprio per la condivisione che può avere. Giusto? Assolutamente, la penso uguale. Ne abbiamo fatto una priorità. Tant'è vero che, tu lo sai, io vado d'accordo praticamente con tutti. Perché prima di tutto è difficile che tu mi trovi in castagna, nel senso che dico una cosa con uno e ne dico un'altra con un altro, perché e ne dici un'altra con un altro, certo. Perché parlo solo una lingua. Io l'uniche volte che mi sono trovato in disaccordo è quando ho iniziato a vedere persone che facevano di questa passione, di questo hobby, di questa ricerca storica scusami il termine, anche tu, chi ce l'ha più lungo? Ecco, io questo non lo sopporto. Sì, no, è una cosa indegna. E chi c'ha l'elmetto più bello, io ce l'ho più bello. Siamo d'accordissimo con te, Paolo. Questo naturalmente è l'unica cosa che naturalmente si conta su una mano, le persone che ho incontrato così, per fortuna, però so che ci sono e magari non le incontro perché solamente le evito. Quando vado qui faccio un'altra citazione, quando si va alla fiera di Militaria che c'è a Bologna, dello scambio, dentro al Museo della Libertà di Bologna, che è di Bologna perché anche se molti pensano che sia già San Lazzaro, in realtà in quel punto è ancora Bologna. Il Memoriale della Libertà, vogliamo ricordare Edo Ansaloni che l'ha fondato, purtroppo scomparso nel 2021. Lì, a parte il museo pazzesco che c'è dei mezzi militari, stiamo parlando che c'è lo Sherman americano con cui hanno girato La vita è bella. E lì dentro naturalmente io entro, non riesco quasi a guardare gli oggetti da collezione perché i venditori, i collezionisti, cioè ne incontro uno ogni metro. Certo. Con cui ho degli ottimi rapporti, non posso neanche citarli tutti perché sarebbero 30, 40, 50 persone e poi qualcuno mi scorderei. E poi soprattutto il modo con cui hanno da fare. C'è Lorenzo Brambilla che è il leader assoluto per quanto riguarda la medicina della prima e della seconda guerra mondiale, un venditore. Gli oggetti che ci dà sono sempre, si ritiene anche sotto il banco per darli a noi perché sa che noi li valutiamo, li valorizziamo in un certo modo. Certo. Naturalmente col costo a volte si fa bene perché è un amico, però faccio un esempio banale, anche perché sennò, visto che parliamo di collezionismo, dobbiamo farlo. Questa cassetta qui ce la diede lui, è la cassetta medica della Regia Aeronautica Italiana, in cui stava sugli aerei di pronto soccorso e ce l'ha data con, adesso ho le mani congelate perché qua dentro è un po' freschino, ma si apre e dentro c'è tutto. Ok? No, sono tutto quello che c'era nelle cose. E questo oggetto ha detto di pronto soccorso. esatto, che stava sugli aerei della Regia Aeronautica.
si vede anche il colore azzurro che è classico Sì, dell'aeronautica, e ce l'ha tenuto apposta per noi. Oppure il comandante, tenente colonnello Tampieri, che ci diede, poi te lo feci anche vedere, un libricino della prima guerra mondiale di come si addestravano i cani. Cioè, praticamente abbiamo fatto poco più che uno scambio. È un libricino che è introvabile, però lui sapeva le varie mostre e le varie ricerche e anche le lezioni nelle scuole che abbiamo fatto. E qui ricordo per l'appunto, io sto già raccontando la collezione e anche la ricerca, così cerco di... abbiamo fatto delle mostre e degli incontri con le scuole. Non facciamo delle lezioni, perché le lezioni le fanno i loro professori. Noi raccontiamo la storia in base agli oggetti. E abbiamo raccontato le storie di questi eroi a quattro zampe, che sono i cani, i muli, i cavalli, e anche non solo a quattro zampe, perché i piccioni sono i più decorati con la Medal Viking, che è la medaglia fatta apposta per gli animali istituita in Inghilterra. Quindi anche i piccioni hanno fatto veramente tanto. E mi ha regalato questo libricino che siamo rimasti stupiti, cioè perché veramente era una cosa eccezionale. E quindi questo volano, poi le persone ci conoscono, ma perché non fate una mostra da noi? E allora il comune di Baricella ci ha fatto fare delle lezioni per 2 volte nelle scuole. E il presidente attuale, vicepresidente prima del Nastro Azzurro di Bologna, Davide Nanni, citazione sia sua sia del Nastro Azzurro di Bologna, che non c'entra niente, io scherzo, con la birra, ma il Nastro Azzurro è l'associazione storica che ricorda tutti i caduti delle guerre e anche moderni, tra virgolette, in missioni di pace. Perché? Perché sia la medaglia d'argento a volo militare che la medaglia di bronzo che la medaglia d'oro ha il nastro azzurro. Di conseguenza l'associazione si chiama Nastro Azzurro. E lui mi ha detto, guarda, mio figlio tanti anni fa era in terza media alle scuole Farini di Bologna, al comprensorio Farini di Bologna, e abbiamo fatto una bellissima mostra con... E addirittura lì venne anche un rievocatore storico che si vestì da alpino. Qua dietro di noi abbiamo una divisa completa d'alpina donata dalla famiglia di questo militare della seconda guerra mondiale, tenente medico, e questo è stato il volano che praticamente ha portato la collezione di quadri di Gabriele Venturi e Pierpaolo a farsi conoscere per tante cose, ma soprattutto a condividere il più possibile le ricerche sul campo. E adesso veniamo naturalmente al metal detector, perché moltissimi di quelli che ci seguono sono appassionati di metal detector, e sia le ricerche nei mercatini. E quando parlo di mercatini, parlo dei mercatini di paese, quelli che si va di domenica, sabato, oppure anche i negozi tipo, vabbè, non voglio fare pubblicità, però ce ne sono tanti, c'è Soggetti Ritrovati, c'è Mercatopoli, c'è il Mercatino, a Bologna ce ne sono tantissimi. Scusami Pierpaolo, ti interrompo un attimo. Dove si possono trovare gli elenchi di queste giornate, dove ci sono le fiere? Per chi non lo sapesse, almeno gli diamo un'informazione. Allora, guarda, è una bellissima domanda, perché anch'io la prima volta, prima di conoscerle bene o male un bel po', non dico tutte perché non le conosci mai tutte, non lo sapevo. Beh, è abbastanza semplice, basta scrivere Mercatini Antiquariato, Regione Emilia-Romagna. Se vuoi nello specifico... e dopo ti danno le date delle... Esatto. E normalmente sono sabato e domenica, anzi prevalentemente domenica. Poi naturalmente cosa succede? Succede che conoscendo quelli che sono i venditori, avendo i numeri di telefono, quando ho qualche dubbio mando un messaggio e mi dicono se quella volta... Perché sai, adesso per esempio c'è Carnevale... allora adesso lo sappiamo. Sì. Lo sappiamo e ti telefoneremo quando saremo liberi e non sappiamo dove andare. Qualche mercatino in giro. Anche perché vicino da voi ce ne sono tanti. Scusatemi che mi è cascato un foglietto prima che lo perdo. Ci sono i mercatini di Savigno, c'è il mercatino di... adesso i nomi non mi vengono, perché poi stasera ho tante cose in mente. Comunque in zona siamo belli che riforniti. Assolutamente. Io interromperei un attimo, se mi permettete, per ricordare a tutti che stasera ci sarà una premiazione. Questa premiazione verrà fatta sul canale YouTube di Pierpaolo, che se vedete il mio post che ho messo oggi c'è il link di Pierpaolo Quadri Venturi. C'è il link. C'è anche grande. Perfetto. Così voi andate su YouTube, iscrivetevi al suo canale, c'è un post, un video giusto,
dove dovranno commentare. Allora, ecco, solo per scrupolo, perché non sbaglino, il canale YouTube è quello del QR e si chiama col mio nome e cognome, quindi Venturi Pierpaolo. Ha come simbolo un elmetto il canale YouTube e non si può sbagliare. L'ultimo video postato è un cortometraggio realizzato dal regista Matteo Tondini, in cui ha recitato Andrea Vasumi, che tu conoscerai benissimo perché è un romagnolo come te, comico e attore, e Ivano Marescotti, che è, cioè voglio dire, se bisogna presentare Ivano Marescotti stiamo parlando di niente, e tra le varie citazioni ricordo che c'è anche come storico e collezionista e consigliere per l'appunto del regista Cosimo Tinelli, che è veramente in Romagna uno dei leader per quanto riguarda la ricerca e il collezionismo. In questo video, che si chiama Il mio ultimo giorno di guerra, è l'ultimo postato su YouTube nel nostro canale, quindi non si può sbagliare. Chi si iscrive stasera o nei prossimi giorni, perché l'estrazione io la farò domenica, chi si iscrive basta che prima si iscriva al canale, magari se vuole anche attiva la campanella, così la prossima volta sa quando mettiamo un video. Non siamo pesanti, ne riesco a postare quando va bene uno al mese, quindi non vi preoccupate. E scrive nei commenti di questo video, in questo cortometraggio, scrive mi sono iscritto adesso, e poi quello che vuole, nel senso mi è piaciuto il video, vi seguo, quello che vuole. A quel punto io tutti quei commenti farò un sorteggio con un programma apposta che, tra parentesi, mi ha fatto conoscere Federico e che abbiamo già usato nei 3 contest. Esatto, abbiamo già usato nei 3 contest precedenti, quindi chi vuole andare nel canale YouTube vede che ne abbiamo già fatti degli altri, che abbiamo già fatto altre premiazioni. Il premio sarà spedito gratuitamente da noi all'indirizzo che mi verrà poi indicato dalle persone in privato. Gli darò il mio contatto Facebook, me lo scriveranno in privato. L'agendina è poi un block notice e la penna della collezione storica Quadri Venturi. Vediamo perfettamente. Perciò ragazzi, prima di continuare, andate subito sul canale YouTube, iscrivetevi al canale di Venturi, Pierpaolo Venturi. Nel post, l'ultimo post che ha messo il soldato, scusami, mi puoi ripetere il nome del video? Il mio ultimo giorno di guerra. Il mio ultimo giorno di guerra. Una volta che vi siete iscritti, commentate sotto quel video, fatto, iscritto, qualsiasi cosa, e lui estrarrà questi 5 premi da tutti i commenti che sono stati fatti, e logicamente il premio non andrà andrà solo ai nuovi iscritti, ok? Corretto. Ora ti lascio, ho già detto. Allora ti voglio prima fare una domanda, perché mi è arrivata qua ed è una delle uniche domande che per ora è arrivata. Allora, Mattia Papapietro dice: io sono più che d'accordo con voi che la storia va condivisa ed apprezzerei molto se chiariste il modo per riconsegnare eventuali ritrovamenti di guerra. In più dice, ti faccio una domanda completa perché me ne ha fatta anche un'altra subito dopo. È possibile donare eventuali ritrovamenti direttamente nelle mani di persone come voi? Allora, intanto saluto Eleonora, che è una nostra amica, mia di Gabriella, che ho appena visto che ha menzionato sul nostro gruppo di Facebook, che ha messo un commento. Allora, fondamentalmente, parliamoci proprio chiaro. Le ricerche fatte col metadetector sono legali e corrette solo se fatte in un determinato modo. Ora, onestamente, spiegare come, chi segue il vostro canale mi sembra una banalità, perché voi avete sempre fatto le cose in modo corretto e avete sempre spiegato una cosa fondamentale, che è quella di lasciare il terreno come lo si trova, anche perché si può farsi male. Cioè, io ho visto delle cose in Veneto, delle strade aperte, delle sterrate aperte, cioè ci passa una macchina, finisce tutto il burrone per tirar fuori non so cosa. Quindi lasciare sempre il terreno come lo si trova, e fondamentalmente noi, per essere ancora più, diciamo, nelle regole e comunque divertirci con la nostra passione, abbiamo deciso negli anni, con varie associazioni, di iscriverci a associazioni che fanno di questa ricerca il loro motore guida. Tu lo sai perché ci siamo conosciuti quando entrambi eravamo soci della Romagna Airfinder,
associazione assolutamente incredibile per quanto riguarda i ritrovamenti. Stiamo parlando di 35 velivoli, di cui 15 o 14, perché purtroppo adesso non siamo più soci, per cui magari perdo il conto, con sopra la persona a cui sono stati portati i resti e i familiari di tutte le nazionalità del mondo. Una cosa. E abbiamo fatto collaboriamo con tante associazioni che fanno questa ricerca. La prima di cui ero socio era la Guerra Bianca, che è un'associazione veneta che riguarda la prima guerra mondiale. Naturalmente quando trovi con queste associazioni al 90% la roba va data all'associazione, perché l'associazione ha un museo. E adesso l'ultima associazione con cui collaboriamo, che sta facendo un lavoro incredibile, e sto facendo sempre citazioni, quindi associazioni e via dicendo, è il CRB, Comitato Ricerche Belliche 360 di Walter Cortesi, che è il presidente. Walter Cortesi. Esatto, che è un'associazione romagnola, quindi torniamo ancora a casa dell'Antonella. A proposito, Antonella, mia madre di Cesenati, che io per metà sono romagnolo. Dai, ecco perché andiamo subito d'accordo, siamo andati subito d'accordo. E niente, Walter Cortesi di Cesenatico, lui ha restaurato ancora quando non è nata l'associazione, ha restaurato praticamente da solo con alcuni volontari amici, ha restaurato un bunker tedesco e ha reso visitabile a Cesenatico, nella parte diciamo ponente. Mi sembra di sapere dove sia anche, sai? È dentro l'edificio, è dentro lo stabile della regione a Cesenatico. E basta e poi comunque restaurati parecchi, sempre dietro. Sì, adesso stanno facendo il bunker più grande, che era un bunker radio, a Milano Marittima. Marittima ecco, Cervia. Stavo confondendomi con quello, sì, appunto quello. E questo è più grande, l'hanno già reso visitabile. Loro organizzano i veri bunker tour, cioè dei bunker tour in cui tu entri fisicamente dentro i bunker e li visiti. La cosa più assurda, la cosa più bella, la cosa più incredibile è che nel bunker di Milano Marittima, e adesso scusatemi non mi ricordo la piazzetta in cui è, però vabbè, comunque è proprio sul porto canale di Milano Marittima / Cervia, non potete sbagliare, scrivete bunker tour, oppure fate prima, andate sul gruppo CRB 360 Archeologia Militare che c'è su Facebook. Dopo parliamo dell'archeologia militare, perché tu mi hai fatto una domanda e sì, vedete quello che hanno trovato nello scavo, nel recuperare il bunker recuperato è tutto arredato dentro, una roba incredibile. Dentro c'è un murales fatto da un soldato tedesco con iscrizioni gotiche e diciamo disegni che ricordano la massoneria, in cui ci sono due colonne disegnate, un arazzo in mezzo, un gatto arruffato e un cane che abbaia dall'altra parte sulle due colonne disegnati, e c'è una poesia, una frase di un poeta tedesco che dice che è molto pericoloso il gatto quando è arrabbiato e allo stesso modo il cane se ti ringhia e ti morde, ma non c'è bestia più pericoloso che l'uomo. E l'ha scritto un soldato tedesco in guerra, quella scritta, cioè fa venire i brividi. Hai fatto venire i brividi proprio. Quindi vi consiglio assolutamente di seguire quel gruppo e quell'associazione. Torniamo a Bomba su quello che è stato richiesto. Allora, il mio consiglio è quando si trovano reperti di importanza storica e naturalmente che ci sono anche questioni legali, come il reperto che avete trovato voi, subito affidarsi a un'associazione o un museo per fare in modo che venga recuperato, restaurato e reso diciamo condivisibile. Ora, per quanto riguarda gli oggetti invece donati, noi abbiamo molti oggetti donati, per esempio questa divisa intera da alpino col cappotto, i pantaloni, la giacca, adesso è un po' dietro, non la vedete, aspetta, così la sto coprendo io? No, non la sto coprendo. No, si vede. Quello è un tenente medico alpino e il tenente medico, e questa è la sua borsa e dentro ci sono tutti i suoi arnesi militari. Mamma mia. Ok, questo ce l'ha donato i figli, due fratelli, tra parentesi uno è ancora un medico perché è un dentista,
ce li hanno donati perché hanno saputo quello che facevamo, loro non serviva a niente, comunque non l'avrebbero mai potuto rendere, e noi anche all'ultimo museo, all'ultima mostra che abbiamo fatto a Rimini durante la giornata nazionale degli Alpini, abbiamo fatto 2 vetrine solo dedicate a lui, con nome e cognome. E qui naturalmente ci sono sempre, quando facciamo queste cose, scusate un attimo perché c'ho il sedile, che tra parentesi anche questo, anche quello dove sono seduto della seconda guerra, ma si sta sfragando. Allora, un attimo solo che arrivo, ragazzi, voglio prendere fuori. Cioè, questa è la storia, no? Cioè, sei immerso nella storia. Assolutamente, però immerso nella storia sta rompendo. Quindi lo spostiamo prima che lo sbrago del tutto, perché pensavo mi tenesse... Ma in diretta, vediamo che è caduto in diretta. Siamo in diretta, si vede. Adesso devo trovare, vabbè, mi metto a chinino. Tanto non si sede, sono sempre a sedere, fate finta che sia a sedere. E quindi gli oggetti di questo tipo qui, allora noi abbiamo fatto una cifra della condivisione. Quindi delle forze dell'ordine che sono sempre in Piazza Maggiore con noi, al comando dell'Emilia Romagna, sanno quello che abbiamo, perché lo teniamo e cosa facciamo. Quindi non siamo un'associazione che può tenere determinate cose, infatti non teniamo le cose che possono riguardare una sfera legale, che riguardano, che ne so, ordigni piuttosto che altro, ma teniamo tutta l'oggettistica che serve per vivere ai soldati, anche molto particolare. Quindi iscriversi a delle associazioni, fare le ricerche come dice l'RRS Metal Detector e non solo, così non lo spiego io, andate a vedere i video loro. Grande. Te la sei proprio lavata così, stavolta. Sì, no, perché sennò non so neanche che ore siano, ma secondo me. E una volta che l'abbiamo detto e ridetto. Lo so, però secondo me non bisogna mai stancarsi. Tra una spazzolata, una birra, un pezzo di salsiccia, ricordarlo non fa male. E dopodiché, adesso naturalmente vedi, alla mia età si perde il filo del discorso. Comunque, questi sono i modi per fare le cose. Io consiglio associazioni e musei quando si vuole dare qualcosa a qualcuno e renderlo condivisibile. Se poi volete contattare me, voi sapete cosa me e la Gabriella, cioè la collezione storica Quadri Venturi, voi sapete cosa facciamo, li rendiamo pubblici, sapete cosa potete donare alla nostra collezione, cosa invece non donate perché non la possiamo tenere, però noi siamo assolutamente disponibili per tutto quello che è la vita militare. E qui voglio dire che ci sono tantissime cose che uno manco ci pensa. Per esempio, ricordiamo già diciamo durante la diretta che il 4 e il 5 febbraio a Casalecchio di Reno c'è la fiera del cioccolato. Dentro la fiera del cioccolato, mentre te parli, io faccio vedere anche il link. Perfetto, ecco qua. Mentre te parli, io faccio vedere anche. Allora, praticamente dentro la festa del cioccolato, l'organizzatore mi fa installare, ci fa installare, perché non siamo solo noi, c'è anche un collezionista che si chiama Claudio Colliva, un alpino, ti fa installare uno stand, un gazebo, anzi sono 2, esatto, 4 e 5 marzo dalle ore 10 alle ore 18, e in questo gazebo mostreremo l'uso della cioccolata durante la prima e la seconda guerra mondiale con reperti originali. Quindi vuol dire anche cioccolato originale della prima e della seconda guerra mondiale. Cioccolata, tutte quelle cose che avevano i militari, giusto? Assolutamente. Tra parentesi, quest'anno avremo naturalmente, come è già dal 2019 che la facciamo. Saltata solo il 2022 per quello che sapete, anzi solo il 2021, perché il 2020 l'abbiamo fatta 7 giorni prima della chiusura totale e nel 2022 si poteva già fare, quindi abbiamo saltato solo un anno. Questa è la quarta che facciamo a Casalecchio di Reno e vi dico, la gente che si ferma, a parte i racconti, naturalmente spero che vi faccia piacere, c'è uno di questi racconti di un signore di 84 anni, se c'è una domanda dimmelo, di 84 anni, stavo guardando infatti, che si è fermato dicendomi che lui abitava a Lovoleto e un giorno stava tirando una cordicella, finita la guerra, stava tirando una cordicella, un soldato di colore americano l'ha preso via di peso e gli ha dato una cioccolata e mi ha detto, mi ha dato quella lì e mi ha indicato quella che noi avevamo sul bancone.
Ma la cosa più particolare non è questo naturalmente mi ha fatto venire i brividi, ma la cosa più particolare è che l'ha tirato via perché quella cordicella era la cordicella di una mina tedesca. Madonna. Quindi se, cioè, grazie tra virgolette a una cioccolata, un bambino è stato convinto a venirmelo a raccontare a me dopo 80 anni. Ma ti rendi conto? Mamma mia. E allora, quindi, abbiamo una domanda. Dimmi, vai. Abbiamo una domanda veloce. Allora, potrei sapere se i bunker e i Tobruk sparsi nel territorio sono di proprietà delle autorità militari o del proprietario del terreno ove insistono? Ove esistono. Allora, guarda, in realtà la domanda non è univoca. La risposta non è univoca. Allora, la maggior parte sono del demanio, quindi del comune in cui sono, tipo quelli che ci sono a Cesenatico e a Cervia. Se sono dentro una proprietà militare, naturalmente sono di quella proprietà militare, che nella maggior parte dei casi da quei territori non è esercito ma è marina, perché siamo al mare dovunque. Stiamo parlando di quello che viene chiamato in tanti modi, tra cui Vallo Atlantico, Vallo Atlantico è quello dello sbarco di Normandia, il Vallo Adriatico, e c'è anche un nome romano che adesso mi sfugge, se mi viene in mente ve lo dico. E praticamente era una linea difensiva che avevano fatto da Chioggia fino ad arrivare a Pesaro, perché pensavano che gli americani e gli inglesi, come hanno fatto in Normandia, venissero su dall'Adriatico e sbarcassero lì per poi conquistare la pianura padana. Invece sappiamo tutti che hanno sfondato la linea gotica, quindi diciamo che a livello hanno fatto una marea di roba per niente i tedeschi, però d'altro canto non potevano immaginarselo. E questa abbiamo, cioè, confronto a dove è stato fatto lo sbarco in Normandia, la nostra struttura difensiva è molto più ampia, è molto più diffusa, però è molto meno valorizzata. E quando viene valorizzata valorizzata grazie a comuni diciamo che si impegnano, come quello di Cervia, Milano Marittima e Cesenatico, grazie a volontari che stanno facendo. Adesso, per esempio, sempre i volontari di ECRB stanno svolgendo delle ricerche, hanno già trovato un bunker dentro a Villa Caprile, che rimane in provincia di Pesaro, e quella è dentro una scuola, quindi quella è di proprietà della scuola. Cioè, è di proprietà dove è collocato, se è nel demanio del demanio, se è dentro alla casa di qualcuno, noi conosciamo chi la sta usando come cantina, ma è sua ormai, perché è dentro casa sua, cioè ci ha fatto la casa sopra, in poche parole. E poi, visto che noi siamo di Bologna, e spero che qualcuno ci sia anche qui che sta seguendo, che è di Bologna o di provincia di Bologna, noi a Bologna abbiamo uno dei più grandi bunker che io conosco in Italia, ha una base di 40 metri per 30, doveva ospitare fino a 150 soldati tedeschi ed è in via Pasubio numero 4. Sopra c'è un condominio di 4 piani. Boia. Figurati. Allora, dimmi. Scusa un attimo, volevo interrompere un secondo. No, ma avevi già risposto. Allora, qui c'è un utente che voglio un attimo spiegargli una roba per correttezza, no? Ogni tanto arriva. Ogni tanto c'è qualcuno che viene a rompere gli zebedei perché non sa come passarsi il tempo. Allora aspetta, c'è un utente che mi copro. C'è un utente che dice fai domande e non ti cagano nemmeno. Allora ragazzi, intanto fai domande e non ti cagano nemmeno, vorrei sapere chi è che lo scrive, perché noi, come vedete, non vediamo chi è, almeno qui, e lo dobbiamo andare a cercare da un'altra parte, ma lo troveremo, così gli daremo la notorietà che si merita. Le domande che voi fate qua, noi stiamo parlando di storia, stiamo parlando dell'Associazione Storica Quadri Venturi, di quello che fa, eccetera, eccetera. Non tutte le domande riusciamo a rispondere, quindi non siamo qui e non siamo pagati per rispondere ai cazzi vostri, ma siamo qui e siamo in compagnia di tutti quanti per far vedere e far conoscere quello che un collezionista e un appassionato di storia fa del suo tempo libero. Quindi Quadri Venturi sta facendo veramente un gran lavoro raccontandoci la storia nei particolari, raccontandoci come è nata la sua passione, raccontandoci quello che è la ricerca nella vera essenza, diciamo così. Quindi non a tutte le domande potremo rispondere, ma anche venire a rompere gli zebedei in questo modo, dicendo che siamo obbligati a rispondere,
potete cambiare canale, tanto noi siamo a posto lo stesso. Ok ragazzi, questo è il discorso che volevo fare proprio in termini papà. Sai che Pierpaolo, io sono un po' come te, ma a me piace dire le cose nella faccia. Allora io ve lo dico in altre maniere. Ragazzi, facciamo fatica perché veramente i commenti sono tantissimi. Alla fine della live vedremo di rispondere a tutte le domande che non siamo riusciti a fare. Vi do una mano. Sei stata più fine, lei è molto più fine. Io no, vi do una mano, anch'io dopo domani l'altro, sì, guarderò la live. Non riusciremo noi, ci sarà. Esatto, rispondo a quelli che non sanno rispondere in diretta, rispondiamo per iscritto, insomma. Non mancherà neanche. Ma io dopo un po' stacco la spina perché a me divento insofferente, no? Perché quando uno dedica il suo tempo alle cose e dopo si trova gente così mi faccio una via di mezzo. Faccio una via di mezzo fra voi due. Rispondiamo solo a quelli intelligenti. Sei un genio. Te sei una marcia avanti, Pier, che te lo dico a fare. Allora, ricordiamo inoltre che, come dico, la condivisione è la prima cosa. Io non ho sentito parlare male di tantissime persone nel mondo collezionistico, persone che io conosco bene, però io, fino a che quelle persone non fanno qualcosa di sbagliato nel nostro confronto, nella nostra collezione, per me quelle persone sono persone valide, non me ne frega se qualcuno ne ha parlato male. Probabilmente quello che ne ha parlato male è in buona fede, cioè lui si è trovato male, ma non è detto che tu ti trovi male. Quindi mai valutare le persone per quello che dice un altro. Magari può essere che tieni più gli occhi aperti, le orecchie dritte, ma poi dopo ti rendi conto che invece quella persona con te si comporta bene. Quindi noi abbiamo avuto, quando facevamo parte di tante associazioni, abbiamo avuto delle indicazioni, questo no, ma stai attento di qua e di là. Io dopo invece con queste persone, ho parlato con molte di queste persone, quando sono stato libero di farlo a nome della collezione Quadri Venture, non a nome di qualcun altro, e ho conosciuto tante persone valide, tante associazioni, abbiamo parlato della Romagna Finder, abbiamo parlato del CRB, tra parentesi 2 realtà romagnole. Parliamo adesso di una realtà, una ferrarese e una nel Mantovano, e anche una veneta. Uno sono gli aerei perduti Polesine, hanno scritto 2 libri molto belli, anzi più di 2 libri, molto belli sulla ricerca storica, sugli aerei che hanno trovato anche loro e anche piloti, e mi hanno aiutato sia me che Alberto Mazzanti Ferrari, che è uno storico assoluto, che senza di lui molte cose non sono qui. Questo elmetto me l'ha regalato lui, tanto per dirne una. E poi dopo c'è Air Crash Po, altra associazione, io conosco molto bene Luca Merli, altra associazione che ha fatto tantissimo per la ricerca degli aerei nel nord Italia, ma non solo. E non ultima, associazione che ho conosciuto da poco, però sapevo chi erano, che sono gli archeologi dell'aria, ADA, che hanno ora finalmente un museo anche loro a Copparo, che sono andato a visitare perché c'era anche una mostra fotografica. Dentro questo museo c'è anche, oltre che i reperti trovati loro degli aerei, è a Copparo in un museo che si chiama La Tratta, ok? Copparo in provincia di Ferrara, il museo La Tratta, cercatelo perché ne vale la pena. E dentro avevano uno spazio quasi libero. Quindi la seconda cosa che voglio ricordare è che adesso già avete la data, 4 e 5 marzo a Casalecchio, mostra della cioccolata usata durante la prima e la seconda guerra mondiale in Piazza del Popolo davanti al Teatro Comunale. Seconda cosa, che però non ho le date, quindi dovete seguirci, vi tocca su Facebook e anche tutti i social, allestiremo una mostra in un ambiente di 20 metri quadri con tutte casse militari. La mostra si intitolerà Casse e contenitori bellici box in VV2, e questa mostra sarà italiana, tedesca, americana e inglese, con solo una piccola postilla di un'altra nazionalità che è la Polonia, perché nelle varie ricerche abbiamo trovato una cesta porta piccioni che l'abbiamo messa già a diverse mostre quando parlavamo degli animali, ma poi negli ultimi mesi ho trovato una foto su internet di 2 polacchi col piccione in mano e la cesta di fianco, ed era esattamente la cesta che c'è, non quella che c'ho io, ma uguale a quella che c'ho io. Ma uguale, bello. E quindi la porterò perché sperando che vengano le scuole, sperando che riuscirà a portarci le scuole, con quello avrò l'aggancio per parlare degli animali in guerra. Bello.
Allora, qua qualcuno mi dice, ma Pierpaolo funziona con le batterie o alle celle fotovoltaiche? Ragazzi, Pierpaolo è un mostro di conoscenza. Cioè, con le batterie funzionavano i telefoni da campo, con le batterie. Questo è, credo, questo restauro penso che sia il penultimo video o il terzultimo video. E quindi mi dà l'aggancio questa domanda. No, a parte gli scherzi, io questi momenti qua sono i momenti che, diciamo, in cui sfogo la mia passione e quella che abbiamo io e Gabriella, come dico, da quando ci siamo conosciuti. Quindi è normale che sia così, perché poi nei momenti non ne hai tanti. Chi viene il 4 o 5 si stupirà, cioè sono praticamente dalle 10 alle 18 non farà altro che far così per 8 ore, sia sabato che domenica. Volevo ricordare per l'appunto nei video, i video sono video di ricerca storica, video anche di curiosità. Molti non sanno, per dire, e invito ad andare a vedere il video, in che modo Winnie the Pooh c'entra con la prima guerra mondiale. E non c'entra in modo marginale, c'entra in modo significativo. Non si sarebbe chiamato così se non fosse per un orso della prima guerra mondiale. E invito ad andarlo a vedere. E tante curiosità strane, musei e mostre visitate, tra cui per esempio chi ci è andato a Marsa Matruh a vedere il quartier generale di Rommel, la volpe del deserto. Siamo andati io e Gabriella chiedendo alla guida una visita solo per noi, perché non era, nella tabellina delle visite possibili. Abbiamo preso una macchina con la guida, ci ha portato dentro al quartier generale che si chiama Marsa Matruh in Egitto di Rommel, e abbiamo fatto il video e l'abbiamo messo sul canale YouTube. In più abbiamo cercato di raccontare come noi in modo amatoriale, ma confrontandoci con persone di altissimo valore, tra cui cito l'amico Balzarotti, che è un professore dell'Università di Bologna, che per l'appunto è esperto in quello che riguarda certe tipologie di restauro, professor Riccardo Balzarotti, ma anche tanti altri che ci hanno raccontato usa questo acido, usa quell'altro, usa quest'olio, e abbiamo fatto dei restauri che però nel nostro caso sono sempre restauri conservativi. Cioè, certo. Questo elmetto qua, una volta pulito e oliato, si ferma qua. Io ho visto gente che l'ha verniciato. No, è vero, l'abbiamo visto anche noi. L'abbiamo visto anche noi, però è una cosa, cioè, mamma mia. È proprio una violenza proprio alla storia, quello che... Cioè la storia va conservata, non va modificata, va conservata. Esatto. Conservare significa anche questo. Lasciare un attimo, se ci riesco, per andare a prendere un oggetto che c'è come si chiama? C'è nel canale YouTube. Questa è un'asta, questa qui è la metà, per il momento basta farne vedere metà. Questa è l'asta della bandiera, qui vedete il fregio. Quest'asta qui, in un punto che adesso quasi non si vede più, era rotta in due, spezzata. Nel video faccio vedere come abbiamo restaurata, però qui vedete manca la stoffa in tanti punti. Io non ho fatto altro che restaurarla, mettergli l'olio apposta, pulito piano piano con la spazzola ogni singolo bottone, ma finito così. Cioè l'ho aggiustata, l'ho restaurata, ho reso l'ottone ancora vivo, l'altra parte si incastra qua, diventa un'astra di 4 metri, ed è un'asta della prima guerra mondiale, anche questa donata da un signore di San Pietro in Casale, che ha conosciuto mio padre, che gli ha raccontato la nostra passione, e abbiamo dato questo. Quindi per noi il passaparola è fondamentale, però la gente crede in noi, certo. La gente crede in noi per le tante cose che facciamo. Cioè io ho fatto... La gente crede in voi non solo per le tante cose che fate, la gente crede in voi anche perché siete le uniche due persone che con così poca forza lavoro comunque portate in giro un pacchetto di storia impressionante e lo fate vedere in giro. Non avete bisogno del museo e far arrivare la gente a casa vostra per fargli vedere le cose. Siete voi che le portate fuori e le fate vedere. Quindi c'è l'allestimento, insomma, guarda, Federico, c'è un gran lavoro. Ti ringrazio di una cosa fondamentale, perché purtroppo stasera so già che mi scordo tante cose, ma hai detto una cosa fondamentale. La nostra forza lavoro. Allora, qui subito, a parte me e Gabriella, devo ringraziare chi da sempre viene con noi a fare fisicamente le mostre, ad allestirle, a presenziare durante la mostra e a smontarle.
che sono amici storici e collezionisti. Dico i nomi in fila, ma non sto a ripetere ognuno cos'è. Amici storici e collezionisti. Daniele Bagagnoli, Claudio Colliva, un alpino della sezione bolognese romagnola, Tommaso Bettini di Sasso Marconi / Mazzabotto, perché è sempre lì tra uno e l'altro. Abbiamo Alberto Mazzanti Ferrari e l'amico naturalmente comune Marco Sisti. Queste persone vengono sempre ad aiutarci in tutte le mostre, a montare e a smontare, e sono fondamentali, perché sennò io e Gabriella molte volte non ce l'avremmo fatta. Sì, se no dovremmo limitarci anche nel portare la roba, se non ci fossero loro, perché capisci? Addirittura Daniele Magagnoli, che ha la sfiga di abitare vicino a me, le sere prima spesso viene a aiutarmi a caricare la macchina. Quindi infatti ma poi quando sei in ballo certo, devi ballare, se poi lo fai con l'entusiasmo che avete voi, riuscite a trasmettere l'emozione, l'amore per questo hobby, per queste ricerche, capito? E fate innamorare chiunque vi viene vicino, perché fate veramente innamorare chiunque di queste cose qua, di queste ricerche. Allora, con questa risposta, scusate se mi interrompo, ma c'è un Dario, che lo vedo dal di là, perché alcuni nomi qua non li vedo, ma dall'altra parte li riusciamo a vedere. Allora, Dario, Dottor Metal, dice: dove rimane il museo di Pierpaolo, che quando vado a Bologna all'ospedale per le visite a mia figlia mi piacerebbe passare a visitarlo? Allora, questa è una domanda che, come immagini, mi arriva sempre. Una domanda certo. Purtroppo la domanda non ha risposta, perché non esiste un mio museo. Non prima di tutto, museo. No, prima di tutto non sarebbe il mio, ma sarebbe il mio di Gabriella, lo ricordo perché nessuno si scordi mai. Cioè, parliamoci chiaro, nessuno potrebbe fare quello che stiamo facendo se non ci fosse condivisione di intenti tra me e lei. Chiaro? Perché naturalmente chiunque è in coppia lo sa come funziona. Quindi c'è una condivisione. È come quando parlano di Fede o di me, cioè noi siamo un insieme, cioè insieme facciamo un qualche cosa che sia, che sia quadri, collezione quadri, Venturi. Se ci sono due nomi, c'è un motivo. Quindi cosa posso dire a questa persona e a chiunque abbia questa idea? Deve seguirci sui nostri social, quindi sul canale YouTube. Ancora di più, però, per sapere tutti gli eventi devi seguirci su Facebook. Su Facebook è Collezione Storica Quadri Venturi di Quadri Gabriele Venturi e Paolo. Lì prima di un evento c'è sempre il post. E un'altra adesso cosa, vediamo di fare una stringa sotto che passi, mi sono scordato io di farla. L'altra cosa abbiamo anche un sito che si chiama www.collezione-quadri-venturi.it. È un sito con 6-7 pagine, con una marea di immagini, e soprattutto lì ci sono tutti i nostri video che riportano sul canale YouTube, ma soprattutto c'è per me una bellissima pagina che si chiama consigliato e visitato e consigliato, che sono molti dei musei che abbiamo fatto in tutte le parti del mondo e in Italia. E quindi consiglio anche il sito. Ricordo www.collezione-quadri-venturi.it, trattino normale, non basso. Ricordiamo, intanto che tu lo scrivi, ricordiamo che si partecipa a un piccolo contest in questa diretta, e per farlo bisogna iscriversi al canale da oggi a domenica, iscriversi al canale, e sotto l'ultimo video che trovate sul nostro canale YouTube, che si chiama Il mio ultimo giorno di guerra, che è un cortometraggio, sotto quel video scrivere: mi sono appena iscritto, e poi quello che volete. Vi siete piaciuti, mi fate schifo, non lo so, insomma, l'importante. E dopodiché non dir così, perché c'è qualche montempone che sicuramente te lo va a fare. Me ne farò una ragione, fidati. Bravo. Abbiamo la buccia, come si dice, abbiamo le spalle larghe di queste cose qua. E verrà mostra interessantissime, ho avuto modo di vederle più volte, ne vale veramente la pena. Chi è? Non sappiamo chi sia, perché siamo in live su 3 canali. Perciò sono alcuni che non hanno accettato le condizioni. Vede, non dimentichiamoci di salutare Dario Perrone. Assolutamente, Dario, grande amico, e anche Ferrari, li dobbiamo salutare tutti e due perché meritano tutti e due.
Alberto Allora- Ferrari è un collezionista di oggetti fondamentalmente radio. Lui lavora in quel settore, ma soprattutto è appassionato, restaura tutto, dalla radio a galena della Prima Guerra Mondiale fino alle radio degli anni 60-70. Si è donato degli oggetti impensabili. Qua ne ho qualcuno. Uno dei più eclatanti è questa valvola incredibile della Wehrmacht. Non so se si riesce a leggere Wehrmacht. Bellissima. Aspetta, così, ok. Sì, così Ok. si vede. Questa valvola era una valvola di un radar tedesco, marchiata 43. Si dovrebbe... Bellissima. Aspetta che sbaglio sempre, dov'è la telecamera? Qua. Dall'altra parte, ecco, da dove pensi vai dall'altra parte. 43, non so se si legge. E come questa se ne ha regalato una decina per la collezione, per quando dovessimo mai fare delle mostre dove ci sono delle radio. E Alberto Ferrari, io con lui praticamente mi sento, non dico giornalmente, ma almeno settimanalmente per tante cose, insomma. L'ultima è per l'appunto un mio conoscente mi ha chiesto informazioni su un pacco di batterie trovato in Val di Zena, che poi è disfatto, ci vedono tutte le batterie messe uno vicino all'altro, tipo mezze torce, con un pacco di batterie che, se voi lo vedete, è un rudere, con queste batterie nere, senza più nessuna scritta, niente, smontato, perché il pacco una volta aveva il suo contenitore. Insomma, mi ha detto che era il pacco batterie grande del BC-1000, che era un radiotrasmettitore usato dal Signal Corps americano, è stato usato in Val di Zena probabilmente, o 10ª divisione di montagna. Insomma, mi ha fatto tutta la Ti ha storia. raccontato la vita dall'inizio a dove Mi ha detto anche quanti volte erano le batterie. Vabbè, uno spettacolo veramente. Dario Perroni mi ha regalato un veramente oggetto. Dario Perroni mi ha regalato un oggetto che chi lo vuol vedere lo viene a vedere alla mostra del cioccolato. C'entra con l'organizzazione militare. Sì. Me l'ha regalato un mese fa. Allora, Dario, grande amico, oltre che essere un militare, abbiamo fatto qualche ricerca insieme, poi noi abbiamo fatto qualche ricerca sugli aerei quando eravamo nella Romagna Finder insieme, giusto? Ci siamo divertiti. Adesso Dario ha le sue cose, noi siamo sempre qui, però comunque dobbiamo fare altre ricerche che, tra virgolette, stiamo progettando insieme a Ferrari. Sì. Ci ha mandato dei documenti particolari, quindi nei video poi più avanti, quando riusciremo a fare tutto un bel insieme di quello che è la ricerca che dovremmo effettuare, faremo un bel video, inviteremo anche lui, verrai anche te via, se no. Non avevo il coraggio di chiederti come stava alle ginocchia, te lo giuro. No, non ce l'ho più, semplicemente non ce l'ho più. Mi alzo così. Ciao Giorgio. Io direi che di occasioni di fare altre dirette ne abbiamo. Forse abbiamo tante altre cose. Oggi abbiamo fatto un'infarinata di quello che è Quadri Venturi. Perciò poi andremo nelle prossime live. Io direi di andare nello specifico ogni puntata per raccontarci un argomento assolutamente. Quindi chiudiamo ricordando tre cose: le due iniziative e il contest. Quindi l'iniziativa del 4 e 5 lo faccio io? Sì, vai. Allora, l'iniziativa del 4 e 5 a Casalecchio di Reno, Piazza del Popolo, davanti al Teatro Comunale, mostra sull'utilizzo della cioccolata durante la prima e la seconda guerra mondiale, ma anche in tutta quell'epoca, sia a livello militare che a livello civile. Mostra organizzata dalla collezione storica Quadri Venturi di Quadri Gabriella e Venturiero Paolo e dall'alpino Claudio Colliva. Due gazebo grandi, un centinaio di reperti al minimo. Ok? Seconda mostra, che però dovete seguirci su Facebook, quindi gruppo sempre, come ho detto prima, collezione storica Quadri Venturi di Quadri Gabriella e Venturiero Paolo. Seguite su Facebook, perché a breve verrà l'evento della mostra che verrà allestita in modo semipermanente dentro il museo La Tratta di Copparo, e sarà una mostra tutta dedicata ai contenitori e alle casse militari di tutte le nazionalità belliche qui sul nostro Appennino. E vi sapremo dire la data, al momento non la sappiamo ancora. In questa diretta vuol far conoscere il nostro canale YouTube, che si chiama col mio nome, Venturi Pierpaolo, e avrà una premiazione che premierà i primi 5 con la nostra
con la nostro brochure, diciamo, ecco, parliamo comunque con una piccola agenda e una penna della collezione Quadri Venturi. E come si fa? Bisogna iscriversi al nostro canale da oggi a domenica e guardare l'ultimo video che si chiama Il mio ultimo giorno di guerra, è un cortometraggio. Guardate il video, mettete un commento sotto con scritto ci siamo appena iscritti, mi sono appena iscritto e qualsiasi altra cosa vogliate. Dopodiché tra quelli che i neo iscritti, solo i neo iscritti, verrà fatta un'estrazione con un programma apposito e 5 persone avranno gratuitamente, naturalmente le contatterò, mi dovranno dare l'indirizzo e avranno gratuitamente questi oggetti, spediti gratuitamente. Sei stato lineare, perfetto, fantastico, preciso. come sempre. E noi adesso, allora, a questo punto ti salutiamo. Allora Piera, a questo punto ti lasciamo andare perché anche te hai tutti i tuoi impegni. C'è stato un attimo di latenza sulla connessione dove non abbiamo visto che defilavi l'elmetto, quindi abbiamo visto te normale e poi te con l'elmetto. Bellissimo, non c'è neanche fatto apposta, capito? Ascolta, allora niente, ci sentiamo per le prossime live, poi metteremo la locandina sia sul tuo canale che sul nostri. Si è bloccato, vero? Si è bloccato allora quella gavetta lì, aspetta che quella lì è quella famosa, vero? Quella gavetta lì l'ha trovata col sottoscritto. È bellissimo. Con che cosa? Col pinpointer. Uno spettacolo. Praticamente ha scavato una buca. Allora è stato così, no? Lui cercava questo metal, poi dopo ti lasciamo andare, no? Lui cercava questo metal, ragazzi, e c'era un metal che io e Dario lo prendevamo in giro perché si chiamava il gatto, no? Cos'era il metal che avevi? C-Scope 990, ce l'ho ancora. Il C-Scope, eccoci, con il C-Scope che era un non motion, quindi aveva una profondità di rilevazione non estrema e i target che andavamo a cercare eravamo su delle buche dove veramente i target erano giù. Allora a un certo punto io lo guardo e gli faccio: oh guarda, trovati una buca, scava, e poi dopo lui cosa ha fatto? Ha preso, è partito, ha fatto un giretto, dopo un po' ha cominciato a urlare Fede, siamo corsi da tutti, ha fatto sta buca, ha trovato una buca a caso, niente. Quindi la prima buca a caso che ha fatto ha trovato la borraccia. Quindi, che te devo dire? E noi là come dei pistoli, io e Dario, però vabbè, così, questo è tutto, ragazzi. Mi raccomando, continuate a seguire le dirette, iscrivetevi sul canale di Pierpaolo Venturi, YouTube e Facebook anche seguiteci perché ci saranno altre dirette, ci saranno altre cose da farvi vedere. Oggi è stata solo un'infarinata, quindi più avanti ci sarà il resto. Allora, fai vedere la schermata. Perfetto. Allora io ti lascerei con una piccola frase: senza impegno nessun risultato, giusto Venturi? E questo giusto, bisogna ricordarsi. È una cosa che mi sono permesso di scrivere sul mio WhatsApp e la penso, insomma. È vero. Cioè, poi a volte ti impegni e non ce l'hai lo stesso risultato, ma se non ti impegni l'hai pushato. Però intanto ci hai provato, no? È già un risultato provarci, capito? Qualsiasi sia. Noi diamo un bacio grande a buonanotte. Te e a Gabriella. Grazie veramente. Adesso risponderemo a tutte le domande che ci hanno fatto piano piano nel resto della live. Vuoi farlo anche tu? Ciao Gabriella. Grazie. Ciao Gabriella. È uno spettacolo. Pierpaolo, ragazzi, c'è qualcosa. Allora, ragazzi, una marcia in più. Non c'è verso. Allora, ragazzi, adesso rispondiamo a. Stai calmo, calmati. Sono calmo. Respira. Forte. Allora, adesso, ragazzi, rispondiamo intanto a qualche domanda che ci è stata fatta sui metal. Allora, un ragazzo ci chiedeva del Deus, mi sembra. Ragazzi, se avete le domande rifatele perché io alcune non me le ricordo. Allora, intanto rispondo a Filippo Nesi che mi ha scritto 400 volte RSL, non solo consiglio con un budget di 400 euro che Metal mi consiglia. Allora, intanto voglio spiegarti una cosa, Filippo. I metal detector vanno scelti in base al tipo di ricerca che fai, non in base al budget che hai, il luogo, eccetera, eccetera. Il budget che hai dopo è una cosa che viene da sé, insomma, non è... allora, intanto mandiamo Pierpaolo
scusatemi, eccoci. Allora, quindi dei metal sui 400 euro ce ne sono tanto, con un budget con 90 euro in più, 99 euro in più si prende un Legend, che è un ottimo metal detector multifrequenza, con poco meno si compra un Simplex per un entry level che comunque a livello di prestazioni è eccezionale. Si possono comprare altri metal detector. Adesso noi sinceramente non siamo rivenditori militari anelchianti. Allora, comunque finisci questo, comunque ti puoi sempre scrivici in privato, vedremo di cercare di capire che cosa ti serve realmente e indirizzarti dove ti possono aiutare veramente. Il Simplex l'hai già. Comunque, allora, se tu vai a militari, intanto devi cercare un metal che abbia delle frequenze basse, perché con le frequenze basse riesci ad avere un po' più di profondità e una risposta minore al ferro. E quindi sui luoghi molto infestati, secondo me hai uno spunto in più. Andare a cercare, se hai già il Simplex, hai già un buon metal, andare sui 400 euro sopra il Simplex, o vai su un anfibio, vai su, adesso ti parlo in termini Nocta, però ci sono anche tante altre marche, ma il problema è che Simplex, che sei già in simbiosi con questa marca, secondo me. Sì, non è male, però il problema è che noi i prezzi sinceramente non li sappiamo neanche. Quindi, ti direi una cavolata, eccoci. Perciò se hai già qualche idea puoi già informarti o chiedere direttamente alla Geo che noi conosciamo bene, perciò siamo sicuri che lì vai a chiami Giorgio e lui ti indirizza su tutto quello che può indirizzarti, quindi non hai nessun tipo di problema. Lui poi è un cercatore, quindi sa quello che dice, sa cosa consigliarti al meglio per il tuo tipo di ricerca. Noi possiamo darti metal detector per la ricerca militare, c'era il Detec Relic Striker, io lo utilizzavo per le ricerche di profondità, ottimissima metal detector analogico, quindi vai a spazzolare su una profondità abbastanza alta dove altri metal detector non vanno e funziona a 4 kHz, quindi eccoci, i metal sono anche quelli, però sicuramente un Relic Striker non costa 400 euro, quello è il discorso, quindi conviene più chiamare un rivenditore e farsi consigliare da lui. Allora, i 100 euro alla cena si possono fare una. Vabbè, allora allora ragazzi, voglio specificare un'altra cosa. Allora, noi le live che facciamo non abbiamo voglia di avere i classici rompiscatole, quindi prima avete visto che sono un po' sclerato, ma noi mettiamo il nostro tempo a disposizione di chi ci vuole seguire, chi non ci vuole seguire invece che venire sotto le live e fare commenti ad cazzo può anche cercare altro e trovarsi da altre parti, anche perché disgraziatamente ragazzi, se becco il nome e il cognome di colui che fa sti numeri qua, non gli faccio passare dei bei momenti, nel senso che dopo lo ricambio con la stessa moneta, quindi non venite a fare questi giochini. L'unica cosa secondo me, un po' di gentilezza almeno quando si chiedono le cose, capire che siamo qua per voi, per cercare di aiutarvi, perciò anche in questa domanda poteva esserci un po' di gentilezza e non sarebbe scattato felice. Pensate comunque che le domande sono io che le sto approvando, quindi se vi do il permesso di pubblicarla direttamente lì sopra, sono io che lo faccio, siamo noi che lo facciamo solo per farvi rendere ridicoli più di quello che non siete facendo certe affermazioni. Quindi se siete intenti a fare una domanda seria alla quale volete una risposta seria, noi siamo ben disponibili. Se invece siete solo qua per prendere per il culo oppure cercare di denigrare il nostro operato, potete benissimo andare da un'altra parte, perché noi non ci interessa. Ci sono tante live in giro che hanno bisogno di visualizzazioni. Noi proprio non abbiamo bisogno di niente, quindi noi non ce ne frega un cazzo. Veramente niente. No. Detto questo, c'era un'altra domanda che adesso sto andando a cercare comunque, di un Deus, perché non si parla sempre di Nocta, no? Oggi, come vedete, abbiamo le magliette RRS e non solo, quindi non si vede più? Okay. Non far vedere che sono in mutande. Non è vero, ma non è mica vero. Comunque,
Comunque, allora, intanto volevo rispondere prima a questa domanda qua. Se per i reperti della VV1 ci vuole il patentino in Veneto, per i reperti della VV2 servono autorizzazioni. Allora ragazzi, ricordatevi intanto che la guerra ha superato i 50 anni, quindi tutto ciò che supera i 50 anni di età è da considerare ricerca archeologica ed è da considerare reperto storico. Quindi significa che se fino a 10 anni fa, 5 anni fa, nessuno avrebbe rotto le scatole sul VV2, adesso purtroppo il VV2 è diventato anch'esso ad interesse storico. Quindi, come diceva Pierpaolo, mettersi a contatto con delle associazioni, cercare dei musei adibiti proprio a tale scopo e cercare di collaborare con queste persone vi aiuta a fare una ricerca più serena e vi aiuta anche in termini, come dire, di burocratici, no? Burocratici, perché vi aiuta sicuramente a apprendere come ci si deve comportare, cosa si può e cosa non si può detenere, eccetera, eccetera. Quindi sì, per la VV1 ci vuole il patentino in Veneto, per la VV2 non ci vuole il patentino, però comunque adesso ricordatevi che i 50 anni sono scaduti, quindi se qualcuno volesse rompervi le scatole può benissimo farlo. Quindi per quello che noi tutto quello che troviamo lo portiamo al museo. Ci togliamo una soddisfazione, anche perché a quel museo ci sarà una targhetta con i nostri nomi, ci sarà un'insegna dove riporta un pezzettino di storia. Dove l'abbiamo trovato, il logo e la storia di quel pezzettino. La storia di quel pezzettino, ed è veramente più soddisfacente che tenersi una vetrina in casa a far niente, a far che è da pulire, ragazzi. Cioè, volete dare del lavoro a vostre mogli, pulire, spolverare, mettere... Non ha senso, quindi fate le cose per bene, perché vi ripeto, basta una volta, basta una cavolata e disgraziatamente, insomma, fate il casino e vi siete rovinati per niente, per avere del ferro in casa. Cioè, non ha senso, non ha veramente senso. Allora, io ho una domanda: ma ordigni ispezionabili e inerti? Aspetta, ispezionabili e inerti, che permessi ci vogliono? Allora, gli ordigni ispezionabili e inerti, in teoria non ci vorrebbe nessuna autorizzazione. L'importante è che, come dici te, siano inerti, quindi siano resi inoffensivi e non ricaricabili e ispezionabili, e oltretutto non ci sia nessun tipo di residuo di qualche polvere o di qualsiasi altra cosa, quindi è un involucro non più funzionante, quindi quello si può detenere senza alcun tipo di permesso. Il problema sta nel renderlo inerte. Il problema è quello, non è tanto averlo già inerte. Se uno ce l'ha inerte, vabbè, io non voglio approfondire questo discorso, però se uno non ce l'ha inerte, ragazzi, non mettete le mani su cose che possono provocare danni o farvi lasciare addirittura la pelle sul capo, perché non ha senso cercare di rendere inerte qualcosa per poterlo tenere in casa e lasciarci le piume. Abbiamo già visto tante scene di quel genere, quindi è meglio evitarle. Cioè, nel migliore dei casi rimanete offesi vita naturale durante, nel peggiore dei casi non lo raccontate, quindi meglio sempre quelle cose lì evitarle. Poi c'era una domanda su un Deus, perché mi dicono sempre che noi parliamo di Nocta. Volevo trovare questa domanda sul Deus, porca boia, e allora, non la riesco. La ritrovo io, vediamo se la trovo con quest'altro computer. Eccolo qua, Angelo, questo è su YouTube. Vorrei acquistare il Deus 1 Lite. Quali sono i pregi e i difetti? Allora, l'1 Lite, pregi, il Deus è un'ottima macchina, quindi non si può parlare di difetti di quella macchina. Ora, con le versioni che hanno fatto, la 5.2, non so se ne hanno fatte altre, perché io mi sono fermato alla 5.2, ne abbiamo avuti 13-14 di Deus, quindi li ho avuti in tutte le salse. Non ho mai avuto il Lite, perché ho avuto sempre il Lite con l'RC, col telecomando, ma non ho mai avuto il Lite solo nella versione con le cuffie. Con le versioni invece nuove, con gli aggiornamenti nuovi, anche con le cuffie si possono avere quasi tutte le impostazioni che si hanno col telecomando, quindi avere
il Lite con le cuffie è lo stesso di avere il Lite con il telecomando. Quindi il Metal è leggero, è performante, è molto veloce, è diciamo così, si può adattare su qualsiasi tipo di situazione, perché se si usa una piastra X35 si ha dalle frequenze di 4 kHz fino ai 28 kHz e 8 si riescono a modificare, quindi si riesce a fare qualsiasi tipo di ricerca, ci sono 10 programmi preimpostati, ce ne sono altrettanti da poter selezionare e modificare, quindi è una macchina ultra versatile, quindi sì, ottima macchina, niente da dire sul Deus, perché la macchina ormai già come dire, ben testata, perché ormai è 10 anni che è sul mercato ed è una macchina che va bene, quindi assolutamente niente da dire. Vediamo se troviamo qualche cos'altro, perché mi sembra di averne letto un altro. Se vuole... Allora, Piero Vagni, vedi sai qualcosa del pinpointer dottor Ottec quanto esce? Ah, ok, dottor Ottec, come avevo promesso, ho scritto e mi hanno risposto che verso metà fine marzo, perché hanno trovato dei piccoli problemi e vogliono, secondo me, nel discorso che dicevo l'altra volta, che le frequenze cominciano un po' a saltare. C'è stato qualche problema, sì. Lei ha avuto qualche problema con un multifrequenza, quindi con il multifrequenza quando accendeva il pinpointer, se la piastra era vicino, comunque se il metal era vicino, il pinpointer aveva qualche problemuccio e quindi... E da di lì ho imparato a lanciare il legend, perché sennò il pinpointer non mi sentiva. No, comunque lo stanno mettendo a posto, ci sono questi piccoli definizioni da mettere a posto. Allora, e poi metà marzo. E sempre su Amazon. Sì. Lo venderanno su Amazon. Allora, cercare meteoriti è fattibile col metal? Sì. Ah, li trovi? Sì, ci sono quelli che li trovano, Sì. Ci vogliono le frequenze un po' più alte, che hanno una risposta maggiore sul terreno, però sì, è fattibilissimo. Che ci dai con quel bicchierino? T'ha vista te o me? Io c'ho la Coca-Cola. Non è vero, non è Coca-Cola. Guarda come sono rossa, la Coca-Cola mi dà brutto fenomeno sono... Ah, porca puttana! Allora, brutto fenomeno sono Simone Ricordini e te la buttavo sullo schermo, ma vaffanculo. Allora Simo, te devi sapere che io vedo Facebook user e nelle ultime 2 live che abbiamo fatto c'è un famoso Dario che mi trita i zibibbi. Chi trita? Ci trita, ecco. Ma i zibibbi ce li ho io. Io devo sempre i zibibbi non ce li hai, allora, però te li trita anche a te. Ragazzi, questa è la famiglia Doccini. Quando siamo in live, capito? Lui si riscalda, io devo tenerlo a bada, calma, essere tutta... Finita la live, lui si è scaricato e io incomincio per poco, cioè, è così, dobbiamo in qualche modo compensare l'uno e l'altro, perciò... No, comunque, allora scusa Simo, scusate tutti quelli che sono in live, però veramente, ci sono certe cose che io non le compatisco e neanche lei, però lei è un po' più signorile, io invece sono il solito Fede di una volta che quando mi si attacca io parto in quarta. Sei diventato bravissimo. Sono diventato bravissimo perché non offendo. No, perché da sotto ti arrivo dei calci che lo tengo buono, ma faccio fatica. E quindi ecco Simo, te devi capire che ultimamente quando facciamo queste live succedono proprio queste cose. Allora c'è Dario che viene a rompere le scatole con delle stronzate galattiche, c'è quell'altro che viene con un'altra stronzata. Quindi e tutti i profili falsi. Con queste live di StreamYard io non riesco a vedere lì il vostro nome. Infatti lì abbiamo un altro computer che riusciamo bene o male, però siete in tanti, i commenti sono tanti, non sono tutti quelli che mettiamo in... come si dice? Nella stringa, mettiamo nella stringa, perciò ce ne sono tanti, è anche difficile. Quindi diventa problematica anche capire con chi hai a che parlare, perché se io vedo un Simone Riccardini che mi fa un discorso del genere, mi faccio una risata, Simo ti faccio il dito medio. Non si può andare. No, si può. Glielo mandiamo poi. Dopo te lo mando. Allora, proprio tu parli che non hai neanche portato la pane, i fiori. Io mi vergognerei se fossi in te, ma l'ha fatto anche entrare in casa dopo, capito?
mamma mia, che vergogna. Sì, Filippo, ma anche se il limite lo hanno messo a 70 anni, io non ho ancora visto leggi dove c'è scritto che questo limite è stato portato a 70 anni, quindi sono tutte le classiche dicerie io non ho visto ancora niente che lo hanno portato veramente a 70 anni, quindi per me è ancora valido i 50 anni e comunque dal 45 70 anni quanti sono? 45? No, Fammi fare i conti. No, dopo, allora ragazzi, vi svelo il segreto, la Coca-Cola. Comunque, lascia stare i miei segreti. Comunque, dalla seconda guerra mondiale arrivare adesso siamo nel 2023, dal 1945 al 2023. 45. Non ho iniziato un po' prima. Va bene, io faccio lo scolato. Dal 45, quando è finita? Sì, ma proprio quando è finita. Prima non sparavano. Va bene. Dal 45. Metti dal 45. Va bene, facciamo dal 50 e non se ne parla più, così facciamo il conto pari, no? Ok, comunque sono passati anche 70 anni. Oh, che cosa. Giusto? Sì. Vedi? Io dico di sì, ma mica calcolate niente. No, vabbè, sono passati, passati anche 70 anni. Perché 50 anni, Sì, ma... sì, 2000, sì, sono passati anche 70 secondo anni. te loro si mettono a calcolare? Sono 70, grande Filippo, sono 77, vedi che non sono poi così fuori. Comunque, a parte questo, Sì, sono ma passati la anche fatica 70 arriva. anni. Il problema non è tanto in quello, ragazzi, che andate a trovare. Quello che all'archeologia, agli storici interessa sono i pezzi particolari, i pezzi che non si trovano, i pezzi che magari Limitati, possono dare un tipo particolare di storia, cosa che magari grandi tirature non fanno. Ok, questi sono i pezzi che veramente cercano, però ripeto, andate romperti le palle è diventata una ragione di vita. Questo è sempre Riccardini, vedi? Vabbè, per forza. Allora, questo è, dovete sempre mettervelo in testa, ok? Quindi, Ciao Matti, ciao Matti, buonanotte, ci vediamo domani. Allora, ciao Giuseppe Infantino. Allora. Ah, sono 7-7, torna indietro? Sì, l'ho visto. È quello che ha vinto la scorsa su YouTube? 77 degli anni. No. Parlando Ah, degli anni. scusa, adesso stavo pensando... Sì. Pensavi ancora già alla Stavo vincita. pensando che non riusciamo a trovare il 25. 77. Guarda che bastardo Cesar Perez. Comunque ragazzi, davvero, cioè, adesso è diventato un bel disastro andare in ricerca col metal detector. Ora c'è tutta una serie di cose. Dobbiamo dire una cosa, no? Torna su per favore. Dite Simone Riccardini, dov'è? Ecco. Che è un pallaro. Pallaro. Palughini. Lei dice troppo fiscale. Ma perché sono fiscale? 50-70 anni riguardano sempre solo l'interesse archeologico e non i vittorini stampati in milioni di copie, Simone Riccardini. Io però volevo sapere perché sono fiscale. Cosa ho detto di fiscale? Te sei precisa. Ma non è vero. Dite Simone ma mi fate Riccardini, incazzare ancora avanza una mai grigliata. perché se mi fate incazzare a me che riesco a tirare fuori veramente quello che sento, ragazzi, per lui è un fiorellino. Spererete sempre che sia lui a rispondere. Ciao a tutti ragazzi, che cosa facciamo? Allora ragazzi, bene. 49 ancora. Sì, live 1 ora e 18 anche stasera. Purtroppo per che non rispettano le regole, se lo beccano tutti, prima o poi chiuderanno i rubinetti. Allora, vogliamo parlare 5 minuti di sta cosa, 5 minuti e poi dopo vi mandiamo a letto tutti, no? Allora, il discorso, ragazzi, che delle legislazioni, come comportarsi, eccetera, eccetera. È difficile anche trovare qualcuno che ne possa parlare dettagliatamente. Allora, dettagliatamente, ragazzi, le leggi italiane, come tutti quanti sapete, sono ad persona, cioè ognuno la interpreta come cavolo gli pare. Quindi, se trovate colui che interpreta la legge in modo zelante, vi inchiappetta.
l'inchiappetta in qualsiasi situazione, l'inchiappetta con un chiodo in tasca, l'inchiappetta con qualsiasi cosa, okay? Con il metal in con mano, il metal in mano con e la vanga siete rovinati. Okay. Questo è quello che succede se uno è zelante. Se uno non è zelante, ve la cavate con una brontolata, ma le cose fondamentali da poter fare per evitare che il nostro hobby venga soppresso e venga cancellato è quello di chiedere sempre i permessi ai proprietari dove andate a scavare, sempre. Non mi venite a dire, ah, ma io vado a scavare dove non conosco il proprietario perché ci sono distese di campi. Come andate a fare la ricerca, come andate a divertirvi, potete benissimo fare una ricerca preventiva, informarvi di chi è il proprietario, l'azienda agricola, chi che sia per lui, perché questo vi permette di poter andare in libertà dentro un campo, scavare senza avere il problema che qualcuno vi vede, chiama il proprietario e arrivano i carabinieri o chi che sia. Abbiamo visto la scorsa domenica un bel signore che girava con il suo metal tranquillo e abbiamo visto due personcine vestite di verde andare su e gli hanno fatto il mazzo, quindi non conviene, bisogna sempre chiedere le autorizzazioni, che la fatica è veramente poca. Ma adesso ti spiego anche questa. La fatica è veramente poca. L'altra cosa è quella di lasciare tutto come si è trovato, quindi se andate nel posto, scavate delle buche, nessuno vi romperà le balle, però il problema è quando quello che trovate dentro le buche lo buttate fuori dalla buca, perché tanto è una roba che magari è spazzatura, a voi non vi interessa tenerla, non ve ne frega niente di portarla nell'apposita differenziata. Quindi cosa fate? Lasciate la buca aperta e il target fuori dalla buca. Quindi sono proprio due cose da non fare mai, perché come avete fatto fatica ad aprirle quella buca, potete con un calcio richiuderla benissimo in 2 secondi. E la fatica è veramente poca. Ma ragazzi, voglio dire anche una cosa. Alex ha aperto un canale dove c'è il Rusco, dove si mettono le foto di tutti i ritrovamenti, le cianfrusaglie, tutte le schifezze che si trovano. Facciamo fatto una foto, vi divertite, le mettete nel canale di Alex, siete a posto. E poi comunque ricordatevi sempre che quando andate a spazzolare su un terreno e trovate un terreno pieno di immondizia, non è detto che sotto quell'immondizia si nasconda anche qualche oggetto buono, quindi se una volta arrivate pulite il primo strato che trovate sopra, può essere che la volta dopo che tornate lo strato è pulito e sotto beccate qualcosa di buono. Quindi è anche una cosa in più che fate per voi stessi, non solo per i proprietari terrieri, e questa è la seconda cosa valida. La terza cosa che voglio ricordare a tutti quanti, e la voglio ricordare bene, ricordatevi bene che se disgraziatamente qualcheduno vi ferma in un campo e vi trova anche solo un Vittorio Emanuele, che tutti dicono Vittorio Emanuele, grande tiratura, non è vero niente, che vi fanno chissà qualche cosa, basta un Vittorio Emanuele e qualcuno ci vuole vedere chiaro, vi vengono a casa perché quel Vittorio Emanuele potrebbe, non è detto che sia, potrebbe essere di interesse storico, potrebbe, non è detto che sia. Gli vengono a casa, vi trovano altri Vittorio Emanuele. Non è che guardano il Vittorio Emanuele è una grossa tiratura e quindi è una moneta che non è rara, possiamo lasciargliela lì. No, ve la sequestrano, ve la conteggiano come pezzo storico. Poi siete voi che dovete andare tramite avvocati a rompervi le scatole davanti a un giudice. Passano anni, passano soldi, avvocati. Per spiegare che quella moneta non era di interesse storico. E se il giudice dice che non era, ben per voi, dopo che avete speso 5, 6, 7 mila euro di avvocati perché si vanno avanti 6, 7 anni le cause. Se invece disgraziatamente al giudice gli viene lo schizzo di dire che quella moneta era di interesse storico, ci rimettete gli zibibi. Quindi ragazzi, cercate sempre di comportarvi bene, cercate le associazioni che possono darvi una mano a fare il tipo di ricerca che fate e condividete la storia, perché l'unico modo per far sì che il nostro hobby possa essere riconosciuto come tale è quello di portare il più possibile la storia a galla e condividerla non su Facebook e sulle vetrine in casa o sui cassetti pieni di roba, condividerla portandola a chi di dovere per mostrarla. E ricordatevi un'altra cosa,
se vi aggregate delle associazioni saranno loro a prendersi carico di queste cose. Se siete voi direttamente che portate la roba ai musei e beccate male, la sovrintendenza vi rompe le scatole, perché col metal detector non potete andare a fare ricerca archeologica. Quindi se riconsegnate alle associazioni. Esatto. Ritrovamento fortuito, però il ritrovamento fortuito non si fa col metal detector. No, e poi non si fa neanche 5-6 oggetti ogni volta andare a portare. È un macello, ragazzi. Cercate di stare in regola. Stiamo tutti bene, sì, ma perché non via perché scava lei. Io sono tutelata. Mirko, allora, anche lì il discorso dell'estero, ragazzi, è un'altra roba. In certi paesi dell'estero, dipende. In certi paesi dell'estero, per dirvi, voi dovete andare intanto a chiedere i permessi al proprietario. Se il proprietario vi rilascia il permesso, voi potete andare a scavare, la roba che trovate la portate al museo, il museo vi dà una ricompensa e il proprietario gli spetta una percentuale di quella ricompensa, e fin lì tutto a posto, in certi posti. Negli stessi posti però, se vi beccano scavare dentro al campo senza aver preso il permesso dal proprietario, non è che vi danno un calcio nel culo e vi rimandano a casa, vi mettono le manette e vi portano dentro. Quindi cioè sono due cose, sono due cose ben paesi distinte. Che sono veramente, ma veramente, cioè da aver paura. Sì, in alcuni paesi proprio è vietata anche la vendita, quindi non potete proprio girare col metal detector da nessuna parte, quindi non è sempre rose e fiori. Credetemi, in Italia si sta bene, dalle altre parti del mondo si sta bene in certi posti, ma non è tutto rose e fiori quello che si vede, quindi dovete sempre fare e le poi cose. Altri paesi, certi paesi la storia non ce l'hanno neanche, perciò vogliamo la storia che c'è qui non ce l'hanno dalle altre parti. No. Non da tutte le parti, cioè prendete l'America, se prendete l'America, la storia più grande che hanno è del 1800, cioè noi qui abbiamo della roba che arriva un bel po' indietro. Che noi non lo sappiamo perché non lo sappiamo, però dicono così. Ho visto che nel 2022 è stata promulgata una legge che non fa altro che confermare il fatto che è proibita la ricerca nelle zone che sappiamo archeologiche vincolo ambientale. Sì, Gaetano, è giusto, però voi dovete fare i conti perché allora si parla sempre di ricerca, ci sono i vincoli. Sì. Voi avete mai guardato, chi è di voi che ha mai guardato veramente quanti vincoli ci sono in Italia? Allora c'è il vincolo paesaggistico, dove non si può andare a fare ricerca col metal, il vincolo storico, dove non si può andare a fare ricerca col metal. Ci sono i parchi dove non si può andare a fare ricerca col metal previa autorizzazioni, eccetera, eccetera. C'è una serie di vincoli ovunque che se voi prendete la cartina d'Italia e cominciate a segnare tutte le zone a vincolo, forse su tutta l'Italia c'è 1 centimetro quadrato che non è a vincolo. Quindi se fate un calcolo di tutti i vincoli che ci sono, noi non potremmo neanche usare il metodo da nessuna parte. Non per niente hanno messo le leggi come suono. Chi è il campo, il bosco per contento. Io ragazzi, pubblicata, sì, grazie Gaetano. Grazie Gaetano. Quando andate a militare come li scegliete? Ecco, allora, parliamo di... Filippo, noi abbiamo accesso a dei documenti e degli incartamenti, ora abbiamo accesso a degli documenti e degli incartamenti ufficiali che ci vengono pervenuti da ricercatori o da associazioni che ci danno una mano proprio per ridare la storia a quel posto, a quel pezzo o a quel frangente, ok? Diciamola così. Prima io cercavo, lei cercava a caso, noi andavamo, guardavamo il versante, guardavamo alcune piccole cose che in storia sono funzionate, tipo, non lo so, i castagneti, robe del genere, cose che venivano usate nell'antichità, no? L'antichità, vabbè, quelle che venivano usate un po' più... Eccoci. Però ecco, le ricerche le fai così, a cazzo, perché quando cominci a scegliere i posti studiando la storia in internet e andando a cercare le zone
mirate, quindi dove c'è stata una battaglia, dove c'è stato magari... Quella è ricerca archeologica, ragazzi, non si può fare. Quindi un conto è la ricerca fortuita, quindi voi scendete dalla macchina in un posto, sapete che non è a vincolo, andate a fare la vostra ricerchina e quella potrebbe essere una ricerca fortuita. Ma se voi avete studiato su internet le zone dei combattimenti, eccetera, eccetera, andate in zone mirate, quella è ricerca archeologica, non è più una ricerca fortuita. Chiaro sto fatto? Quindi dovete stare un po' attenti. Noi le ricerche le facciamo così grazie all'associazione Arca, Sì. che ci dà una mano, e quindi grazie al Museo di Castiglione dei Pepoli che ci aiuta a prendere tutti i nostri pezzi e li espone, quindi Esatto. ci dà anche uno spazio per poter fare sta cosa e ringraziamo anche loro. Assolutamente. E grazie a tutte le altre Ragazzi, associazioni che comunque ci aiutano, no? assolutamente. E noi aiutiamo loro, perché Per carità. non è che andiamo in giro così. Sì, Purtroppo sì, il vincolo culturale, sì, ce n'è una marea, io adesso ve l'ho detto. dove devi andare? Ma Cesare, c'è a sonno. Cesare. Ma quanti anni ha Cesare? Cesare È già vecchio. è già vecchio, È già vecchio dentro. Allora vendo pala MD piuttosto, È così, purtroppo Jader. Jader è così, cioè in Alta Italia c'è qualcuno che ha la fortuna di avere il patentino, c'è qualcuno che si è allegato alle associazioni di categoria, quindi tramite fiducia può andare a scavare in zone a vincolo anche, ma con la supervisione dei sovrintendenti o con la supervisione di qualsiasi altro membro della cerchia, e tutto quello che trova non se lo tiene, lo dà al museo e lo consegna. Sì. Quindi allora a quel punto problemi non ce ne sono, ok? Il problema ce l'ha chi non fa parte di queste cose. Questi sono problemi. Sono problemi anche perché nelle zone, caro Jader, lì lo sai anche te che bisogna stare molto attenti, oppure, non so, andare tipo in campi e chiedere ai proprietari se danno il permesso per un giretto. Io sono associazione ma non mi hanno mai dato sta roba. Dipende un pochino che tipo di associazione, in che tipo di associazione sei. Ti avvicini oppure che rapporto puoi avere, perché logicamente non tutti possono appoggiarsi a delle associazioni. Noi abbiamo portato dei reperti importanti, perciò siamo entrati. Abbiamo fatto ricerca di aerei, cioè esatto. Noi prima eravamo nella Romagna Airfinders, la RAF, noi abbiamo, come diceva Pierpaolo, io ero un prospettore insieme a Dario, insieme agli altri, quindi noi facevamo ricerche di un certo tipo con gli archeologi, con la sovrintendenza, con le forze dell'ordine, insomma le ricerche che facevamo, se potete andare a vedere sul canale, facevamo delle ricerche anche di un certo tipo a livello proprio con gli escavatori, con roba un po' più potente, quindi sono ricerche totalmente diverse da quello che è un hobby, No, quindi le associazioni di cui facciamo parte noi non sono appoggiare a qualsiasi metal detectorista. No. Quindi ecco, dovete scegliere bene le associazioni di cui fare parte e insomma dare poi anche del vostro, perché non è che basta fare un bollettino, pagare l'associazione, io sono dell'associazione e faccio quello che mi pare. Ma non esiste, non funziona proprio. Così, ragazzi, mi raccomando. Dovete stare dietro delle regole, ci sono degli impegni che poi più avanti ne porteremo. Leggi per favore, perché non ho. Ragazzi, se volete andare a scavare nell'acropoli etrusca di Baratti, Populonia, andate a dire se siete miei amici e vi lasciano tranquilli. Ma chi è questo? Non so chi sia, sicuramente sarà Simone anche questo. Aspetta che vi ho portato 2 carcani, filtro riserva, beh, ne abbiamo portate di roba comunque anche noi, perciò. Io volevo dire una cosa, perché mi hanno detto ma Lady Sticker, ma tutte queste foto che metti però non trovi mai niente. Ragazzi, io vi devo fare innamorare di questo hobby, perciò vi devo dare emozioni. L'emozione poi la troviamo in qualsiasi oggetto, no? È inutile che io vi faccia vedere le cose che riesco a trovare, ho trovato certe cose, ve le faccio vedere, ve le ho fatte vedere, le cose più. Però quello che voglio arrivare io, dove voglio arrivare io, è farvi amare questo hobby, che poi sia un piccolo chiodo, che sia un qualsiasi cosa, una barra di ferro, qualsiasi cosa. Devo
mi sento di dare delle emozioni con questo, capito? E poi che io abbia trovato più roba di te è normale, ma non è che lo dobbiamo dire sempre a tutti. Cioè, ragazzi, non posso mettere, cioè io devo salvaguardare il nome di Fede, perciò non posso, capito, umiliarlo così davanti a tutti. Perciò, ragazzi, non trovo niente io. Bottoni, qualsiasi cosa, monetine. La differenza vera la fa la passione snaturata che uno ha per la ricerca, ok? La differenza che fa lei è che lei scava veramente tutto. Per lei è emozione anche tirar su una scheggia di ferro, perché le ci mette l'impegno, l'emozione sua è proprio tirare l'oggetto fuori dalla terra, quindi non c'è un oggetto stratosferico, sono tutti oggetti stratosferici. Cioè, e non mi piace farvi vedere semmai le cose importanti, per me è tutto importante, perciò non ho bisogno di far vedere che ce l'ho più lungo. Lo posso dire questo? Chi è che ce non è da me, però. No, però va bene, non ho bisogno di vedere che ce l'ha più grosso. Antonella, ma la 104 per badare a Fede te la danno. Tra un po' la prende lui per me. È giusto, Eric, comunque, ci vuole ragazzi, sempre la passione. Sempre, questo allora, hobby cioè, avete tanti canali da andare a vedere, ricerche, gente che tira su oro, che tira su questo e quell'altro. Non lo troverete sicuramente nel nostro canale, perché noi vogliamo, con le foto, con i piccoli reel che mettiamo, vogliamo darvi la passione, trasmettervi la passione che è questo per noi, capito? Poi dopo mi piace la fotografia, mi piace esprimermi in quel modo lì. Se vi piace, seguitemi. Comunque ricordatevi, ragazzi, che il metal detector non è avere la conoscenza ampia di una masera di macchine e provare tutte le macchine una dietro a quell'altra. Il metal detector è quello di prendersi una macchinetta, che sia piccola, che sia grande, una macchinetta che sia adatta alle vostre esigenze e divertirvi. Questo è il metal detector: condividere la storia e divertirvi. Non serve essere in prima fila, avere sempre le macchine al top, perché tanto trovate con le macchine al top e trovate con le macchine scarse. L'importante è che vi divertiate. Ma noi ultimamente, poi quando andiamo in giro, non ci mettiamo neanche tanto a fare la ricerca, proprio ci piace proprio soffermarci sulle ricerche, sulle cose che trovano anche gli altri, le piccole cose che trovano gli altri, capito? Perciò per noi... Io ho avuto successo, quando mi vedono sbadigliare gli agricoltori mi vogliono lavorare in azienda da produzione cimento. Bello, vero? E dici che loro non lo pubblica, lo fonda e ci si fa i ricci. Va bene, ragazzi, dai, con questa direi che possiamo chiudere. Cesare. Comunque Cesare è vero, cioè, sì, non mi piace pubblicare lei non gli cose qua, no. Però avrei da raccontare tante cose. Anche perché, ripeto, come ha detto prima lei, non è una gara che ce l'ha più lungo. Cioè, io ho detto più grosso. Più grosso, ma io più lungo. Così facciamo due cose diverse. Ragazzi, vi mandiamo Nanna. Vi ringraziamo tantissimi perché siete ancora 49. Sì. E perciò che dobbiamo dirvi? No, è sempre un piacere stare qua con voi, sempre. Stasera pollo? No, stasera ho già mangiato coniglio. Con me alla cacciatora. Alla cacciatora. E stasera, ragazzi, vi salutiamo con il brindisino della liquidizia. E io che cosa brindisi? Ah, brindiso. Te brindisi con la mia. No, questa notte non dormi. Allora. Dai, ragazzi, veramente è stato un piacere, nonché un onore. Ricordatevi comunque di iscrivervi al canale di Venturi e anche al nostro Quadri Venturi, no, in questo caso nel canale di YouTube di Venturi Pierpaolo, perché ci sarà l'estrazione nell'ultimo video che lui ha messo su, che era commentate, iscrivetevi e poi commentate iscritto e saranno sorteggiati 5 premi che Pierpaolo Venturi Quadri e Venturi mettono in palio per voi. Buonanotte Leonardo, mi dai vicino? Non me la dai mai vicino?
Cioè, perché in diretta non stiamo facendo un film porno hard, stiamo facendo un bacio non film porno. Non si sa mai che non ci scappa qualcosa di più, allora evitiamo. Va bene, evitiamo. Allora un bacio a tutti quanti. Ragazzi, grazie di nuovo, buon appetito per chi non ha mangiato. Grazie Francesco. Grazie veramente a tutti ragazzi. Veramente. Alla prossima live e sarà ancora più perché... interessante. Allora, aspetta, scusami, posso dire una cosa? Poi non... Allora, la prossima sicuramente sarà un giveaway. Perciò una cosa... Altra premiazione, ragazzi. Altra premiazione nostra. Non lo so, questo è combinato. Ho combinato qualcosa di estremamente disastroso. Allora ragazzi, mi raccomando, il prossimo live giveaway, perciò dentro la giveaway ci saranno le premiazioni e risponderemo a delle domande. Proviamo a parlare un po' più di cose fuori anche dal Legend, io direi. Assolutamente, quello ragazzi, che avete bisogno, noi ci siamo. Siamo RRS e non solo, quindi siamo aperti a tutte le domande che ci volete fare, naturalmente sugli strumenti che abbiamo provato, quindi non su cose che non abbiamo provato, perché noi non ci interessa rispondere su cose che non abbiamo mai testato, quindi siamo qua a disposizione. Spariti nel vuoto cosmico. No, siamo tornati perché si era ingrandito, abbiamo parlato di robe grandi e si è ingrandito tutto qui. Avevi combinato il guaio, tu ricordatelo, questo me la segnerò, va bene. Questa live me la segnerò. E comunque dai, 1 ora e 40, siete fantastici. Buonanotte a tutti ragazzi. Grazie. Ciao a tutti.